Signore e signori, benvenuti. Mi presento. Sono Luca, in arte Tinnos, e ho deciso di creare questo canale di condivisione per poter vivere insieme a voi, attraverso un'unica piattaforma, il mio amore per la storia del medium videoludico. Questa passione rappresenta la collimazione di due mie grandi passioni: la storia, e come conseguenza parallela l'archeologia, e di videogiochi, soprattutto per ciò che riguarda la componente originaria e l'evoluzione, nel corso degli anni, dei principali titoli, nonché di tutti gli annessi e connessi egualmente importanti, che comprendono nomi di grandi software house, personaggi emblematici, console leggendarie, i più disparati generi videoludici e infine magari anche storie poco conosciute o piccoli misteri che normalmente restano nell'ombra. Ed ora salite insieme a me sulla nave di storia videoludica ed imbarchiamoci verso quello che sarà certamente un meraviglioso viaggio. Ma se è vero che sarà un'avventura avvincente, è anche vero che il primo sarà un viaggio indietro nel tempo, un viaggio che comincia in data 25 gennaio 1947. Thomas Goldsmith Jr., professore di fisica alla Furman University, ed il suo collaboratore Estill Ray Mann annunciarono in quella data ciò che viene da alcuni anni considerato come il primo vero videogioco, tra virgolette, mai realizzato, il Cathode Ray Tube Amusement Device, un dispositivo, o marchingegno, per usare una nuova nomenclatura emersa solo in tempi recenti, che comprendeva un tubo a raggi catodici connesso ad un oscilloscopio, dove, tramite la manipolazione di 8 valvole termoioniche, si poteva simulare la balistica di un proiettile di artiglieria lanciato su specifici bersagli, e dando quindi ad intendere il primo di tutta una serie di elementi presenti nella preistoria videoludica, atti ad indicare riferimenti più o meno espliciti alla nascente guerra fredda. Invece, quella che per molti anni è stata erroneamente considerata la prima produzione videoludica ed ora risulta essere inequivocabilmente la seconda, è certamente l'opera di Alexander Sandy Douglas, un informatico, il quale nel 1952 produsse OXO su di un computer EDSAC, un gioco che permetteva di sfidare la IA del computer in una partita di tris, sempre tramite oscilloscopio e valvole termoioniche. Qualche anno più tardi, il fisico William Higginbotham, notando come in genere l'interesse degli studenti che seguivano i suoi convegni non fosse molto elevato, cercò di attirarli grazie ad un'illuminazione che ebbe e che riscosse parecchio successo, ovvero l'invenzione di Tennis for Two, un sistema che permetteva di simulare le leggi fisiche sullo schermo di un oscilloscopio, di nuovo, attraverso un gioco il cui scopo consisteva nel riuscire a far rimbalzare la pallina senza toccare la rete, tra virgolette, al centro. Come già detto, l'iniziativa ebbe un riscontro notevole, ma Higginbotham non pensò ad alcuna forma di commercializzazione. Pochi anni dopo, il Programmed Data Processor 1, o PDP-1, ovvero uno dei primi computer mai creati, fu la piattaforma di sperimentazione e creazione di Space War, per mano dell'informatico Steve Russell ed altri collaboratori, in un laboratorio di ricerca del MIT. Questo progetto rappresentò una decisa innovazione rispetto ai pochissimi videogiochi sviluppati fino ad allora, poiché sì, lo scopo ufficiale era di nuovo quello di spiegare, a chi fosse interessato, alcune leggi della fisica, nella fattispecie le leggi che influenzano il moto dei corpi celesti. Ma il risultato ufficioso, che divenne poi il principale, fu quello di ottenere uno spettacolare simulatore di avvincenti conflitti tra navicelle spaziali, con una grafica mai vista sino ad allora, e stando attenti a non venir risucchiati nel buco nero posto al centro dello schermo. Ora, in quel periodo molti studiosi, appassionati o semplici curiosi, provarono Space War, e fra questi l'allora poco noto Nolan Bushnell
che avrebbe poi fondato forse la più emblematica software house al mondo, ne rimase letteralmente folgorato e, appena laureato, decise di buttarsi nel 1971 in un folle progetto che sarebbe risultato nel primo videogioco coin-operated, o coin-op, della storia ad avere un certo successo commerciale, ovvero Computer Space. Questo se si esclude Galaxy Game, creato da un'associazione di studenti di Stanford, appena qualche mese prima, e anch'esso coin-operated, risultando quindi il primo vero coin-op della storia. Ebbene, Computer Space di Bushnell era un clone di Space War, creato in modo che potesse essere accessibile a tutti coloro che non potevano permettersi di pagare $120.000 dell'epoca per un PDP-1 nuovo, equivalente più o meno a $1 milione al 2020. Il cabinato venne creato inserendo lo schermo di un televisore in un supporto in vetroresina, con un design diciamo molto futuristico per l'epoca, ed i comandi di gioco vennero posizionati su una piattaforma sotto lo schermo. Fu il primo gioco, nella storia del medium, ad essere commercializzato. Ora, nonostante la vendita di alcune migliaia di unità e quindi un iniziale piccolo successo commerciale, Computer Space non ebbe quell'engagement che ci si sarebbe potuti aspettare, complice il fatto che moltissimi fruitori non erano avvezzi alla difficoltà insita nel videogioco di Bushnell e lo trovarono quindi presto frustrante, essendo abituati ad una maggiore semplicità. Nel frattempo, nell'anno successivo, il 1972, Ralph Baer, un ingegnere di un'azienda legata all'esercito americano, la Sanders Associates, e che durante la Seconda Guerra Mondiale servì nell'intelligence militare, ebbe l'intuizione di portare il videogioco direttamente nelle case dei consumatori, ovvero creando una sorta di dispositivo che permettesse di giocare ai videogiochi direttamente sullo schermo della propria televisione casalinga. Fu così che dopo la progettazione di un prototipo iniziale soprannominato Brown Box, nel settembre dello stesso anno venne messa in vendita la Magnavox Odyssey, la prima vera home console della storia, con il nome che derivava dall'unione di Odyssey, la denominazione originale della console, con Magnavox, l'azienda produttrice. Tuttavia, essa non ebbe un successo considerevole, sia a causa del suo costo, $100 dell'epoca, sia a causa del fatto che molti credevano erroneamente che la console funzionasse solo su televisori Magnavox. Inoltre, forse a causa di un marketing forse poco elastico, essa venne venduta solo in negozi Magnavox e quasi mai altrove. Va inoltre fatto notare che, tra i 12 videogiochi presenti all'interno delle 6 cartucce incluse nella console, era presente anche il primo vero videogioco di Baer, ovvero Table Tennis. Ebbene, questo gioco risulta legato da un fil rouge con il già citato Nolan Bushnell, che 3 mesi prima aveva avviato una piccola attività imprenditoriale nota come Atari. Egli, infatti, per nulla sconfortato dal successo-insuccesso di Computer Space, decise di creare, sempre nello stesso infuocato anno, Pong, ispirandosi chiaramente a Table Tennis. Talmente chiaramente che 2 anni dopo Magnavox denuncia Atari per violazione del copyright, soprattutto nei confronti della neonata console di Atari, Home Pong, vincendo la causa e forzando la casa di Bushnell a pagare la licenza a Magnavox per $1,5 milioni, in 8 tranche. Pong fu il risultato del lavoro dello storico programmatore di Atari, Alan Alcorn, e, come suggerito dal nome, Pong prende ispirazione dal gioco del ping pong. Inoltre, rappresentò un gioco dal gameplay decisamente più semplice ed intuitivo del precedente Computer Space, e che, va da sé, ne contraddistinse il successo e l'eredità leggendaria di cui siamo testimoni tutt'oggi. Placatosi il polverone dell'affaire con Magnavox, e dopo che Bushnell accettò di vendere per $28 milioni la Atari alla Warner, pur mantenendone assolutamente attivo il marchio Atari, questa lancia nel 1977 una console per videogiochi dal nome Atari VCS, meglio nota ai più
come Atari 2600. Nonostante la concorrenza di altre home console durante il 1979, come la Intellivision della Mattel, che per un certo periodo sarà la rivale numero 1 dell'Atari 2600, o la Magnavox Odyssey 2, la 2600 riscuote un enorme successo, che durerà almeno fino al 1984. Ebbene, questo trionfo finanziario fu possibile grazie a diversi fattori, fra cui il riuscire a rendere popolare una console che, anziché utilizzare giochi preinstallati all'interno della stessa, forniva la possibilità di inserire cartucce intercambiabili, portando ad una varietà e ad un numero di titoli giocabili senza precedenti per l'epoca, anche se va fatto notare che questa non fu un'idea originale di Atari, ma derivò dal genio dell'ingegnere Jerry Lawson, che vide la sua idea realizzata per la prima volta su un'altra console, la Fairchild Channel F. Ma anche l'utilizzo del famoso microprocessore 6502 della MOS Technology contribuì al successo della console, grazie a prestazioni senza precedenti rispetto ad altri processori e ad un prezzo davvero competitivo di $25 al pezzo. Anche se, presumibilmente, il vero boom di vendite della 2600 si ebbe nel 1980, ovvero quando Atari ottenne dalla giapponese Taito la licenza per commercializzare Space Invaders del 1978. Ed anche nel 1982, ottenendo invece una licenza per Pac-Man della Namco, portando a vendere milioni di unità dell'Atari VCS. È ovviamente imprescindibile non fornire qualche dettaglio aggiuntivo su queste due pietre miliari del videogioco, le quali permisero ad Atari di superare praticamente indenne la mini crisi, se così si può chiamare, delle console del 1978, dove diverse aziende produttrici chiusero a causa dell'alto numero di console simili presenti simultaneamente sul mercato. Un preludio, forse, alla crisi più disastrosa del 1983. Ebbene, le due pietre miliari. Da un lato abbiamo Space Invaders, scaturito dal genio di Tomohiro Nishikado, che rappresentò prima un successo creativo nel mondo dei cabinati arcade, essendo un gioco molto più vario ed interessante rispetto ai suoi predecessori, proponendo gli alieni come nemesi da sconfiggere, ed il primo in assoluto a mostrare un indicatore per il punteggio massimo. E dall'altro lato, senza escludere l'intermezzo del 1979 che vede Atari pubblicare un altro suo successo leggendario, ovvero Asteroids, ebbene dall'altro lato abbiamo Pac-Man di Toru Iwatani, geniale game designer, attualmente docente presso il Dipartimento di Game Faculty of Arts della Tokyo Polytechnic University. Pac-Man ebbe inoltre successo nell'aprire il mondo del gaming ad un'ulteriore fetta di popolazione e attirare molte più donne e bambini verso il mondo arcade, contribuendo al successo congiunto di Namco ed Atari. Il 1982 vede anche il lancio da parte dell'azienda Coleco, o Coleco, della ColecoVision, una console innovativa dalla grafica ed hardware tendenzialmente migliori di ormai storici esempi come Atari 2600 o Intellivision, e che rappresentò solamente l'ennesima goccia in quello che era ormai diventato il mare di una vera e propria console war, portando ad una saturazione di questo mercato. Ed il fatto ulteriore che vedeva molti produttori proporre semplicemente vecchi titoli con piccole modifiche, risultando spesso in giochi dalla qualità scadente, in primis Pac-Man riconvertito da Atari, ma anche E.T. the Extraterrestrial, sviluppato dal celebre game designer di Atari Howard Warshaw, che fu forzato dalla Warner a creare in sole 5 settimane un gioco ufficiale sul celebre film fantascientifico uscito nello stesso anno, per poterlo far uscire prima di Natale, e con il beneplacito, va detto, dello stesso Steven Spielberg. Ebbene, tutto questo, unito all'aumento della commercializzazione dei primi home computer come Commodore 64, Sinclair ZX80, eccetera, furono i principali, ma non gli unici, elementi che portarono al famigerato crash dei videogiochi del 1983, riscontrato quasi esclusivamente negli Stati Uniti,
è durato almeno fino al 1985 e che videro una diminuzione dei ricavi di quasi il 97% e che videro anche scandali come la cosiddetta sepoltura dei videogiochi Atari, famosa leggenda metropolitana alla fine non rivelatasi tale. Infatti, pare che, a seguito dei problemi citati precedentemente, la Atari disponesse di milioni e milioni di copie invendute di videogiochi, quasi tutte copie di E.T., e che queste venissero sotterrate sotto una massa di detriti e di cemento presso una discarica desertica di Alamogordo in Nuovo Messico. Ora, se è vero che un team di esperti, nell'ambito della ripresa del documentario Atari Game Over, ritrovò effettivamente cartucce di diversi titoli Atari nel numero di circa 700.000, un numero senz'altro non trascurabile, è anche vero che non vennero ritrovati i milioni e milioni di cartucce menzionate dalla leggenda. E, per la cronaca, alcune delle cartucce lì ritrovate sono oggi esposte al Museo Vigamus a Roma. Bene, a parte questo episodio, è impossibile non citare anche quello che io definisco il triangolo Atari-Nintendo Coleco, ovvero una situazione venutasi a generare sempre nell'infausto 1983, che vide la Atari e la Nintendo in procinto di firmare un accordo sulla distribuzione in Occidente del neonato Famicom, di cui parleremo senz'altro nel prossimo episodio. Tuttavia, quando al Consumer Electronics Show di quell'anno la Coleco presentò Adam, una nuova periferica per la ColecoVision, periferica che mostrava Donkey Kong, pietra miliare di Nintendo, ebbene Atari andò su tutte le furie con Nintendo, essendo lei per prima detentrice dei diritti di pubblicazione di Donkey Kong per computer. Nintendo a sua volta si infuriò con Coleco e tutto saltò. Dopo aver anche perso nell'82 un processo contro Activision, società fondata da ex dipendenti Atari stufi di venire mal pagati e di non vedere il proprio nome accanto alle loro produzioni, visto che erano di fatto responsabili del 60% di fatturato della Warner, ma quest'ultima non voleva che i programmatori scappassero dalla stessa, ebbene Atari, che era già stata venduta alla menzionata Warner nel 76, venne poi venduta da quest'ultima a Jack Tamriel di Commodore nel 1984, in specifico la divisione Atari Console, mentre la divisione Atari Games fu venduta a Namco nel 1985. La citata Activision invece si apprestava a divenire pian piano il primo sviluppatore third party della storia videoludica, mentre nel turbolento 1983 uscivano però anche chicche uniche, come il primo interactive movie su Laserdisc, Dragon's Lair di Don Bluth, ma anche pietre miliari degli anni precedenti, che quasi dimenticavo di citare, come Zork, Mystery House, Defender, 3D Monster Maze, Haunted House e tanti altri. Questi furono i principali elementi costitutivi della crisi del 1983, portando ad una drastica diminuzione della dimensione del cabinato arcade, chiudendo il periodo definito di seconda generazione di console e lanciando di fatto il Giappone come nuovo detentore del primato nel mercato videoludico, soprattutto, e non solo, nell'ambito console, tanto che solo in sesta generazione l'Occidente riuscirà finalmente a portare un suo prodotto che fosse realmente competitivo. Vi ringrazio di cuore per la visione e al prossimo incontro.